Buongiorno, iniziamo col vedere due tipi di gancini. Per questo ho usato il gambo degli orecchini, li trovate nei reparti di minuteria, ma non l'incastro e basta, ci avvolgo ben stretto lo scotch di carta e con la colla vinilica lo incastrerò, lo vado ad incastrare. Normalmente gli spilli dentro la pallina di polistirolo restano, vi metto sotto il link delle palline di Natale che ho fatto e vedrete che rimangono lì, ma in questo caso, essendo un ciondolo, sarà sottoposto a molto stress, quindi non mi fido. Ci avvolgo ben stretto questo scotch di carta, non deve sfilare, non deve sfilarsi. Ecco fatto. Poi faccio un buco di almeno un terzo della profondità che mi serve, lo vado a riempire con colla vinilica, metterò colla vinilica anche sulla mia bacchettina e spingerò ad incastrare il tutto, lascerò fuori qualche millimetro affinché poi le perline possano stare intorno al gancino. Ecco fatto, così non dovrebbe più venire fuori. Ecco fatto. Oppure possiamo fare il secondo tipo di gancio con un nastrino. Anche qui metto il link sotto, le trovate sempre nelle palline di Natale. Come si fanno? Comunque lo vediamo velocemente. Pezzettino di nastro, si rifila con un po' di fuoco. Un buco un po' più largo che profondo, in questo caso mettiamo la colla vinilica e andremo a incastrare il nostro nastrino finché ci servirà. Deve rimanere fuori poco di questo nastro, quanto basta per farci stare un cordino, non dobbiamo lasciare troppo nastro fuori, sennò diventa una pallina di Natale, noi invece vogliamo un ciondolo. Tessuto col polistirolo e la colla vinilica si attaccano in una maniera che non viene proprio più via, potete stare assolutamente tranquilli. Tappate i buchi laterali che eventualmente si vedono con un po' di colla e i due tipi di ganci sono fatti. Ecco, adesso andremo a utilizzare del filo cucirino per la nostra lavorazione, io lo attaccherò all'infilaperle, anche di questo metto il link sotto se volete utilizzarlo anche voi, altrimenti userete ago e il filo. Per utilizzare questo si fa un nodino perché la base dell'infilaperle non va mai utilizzata. Come si fa? Si fa un nodino semplicemente che dà la continuità ed io sono pronta per la lavorazione. Adesso iniziamo. Quindi per la lavorazione utilizzeremo la seconda parte del filo dal nodo verso la fine, infiliamo le nostre perline. Qui dovevo scegliere se iniziare con l'oro o col bianco, quindi ho infilato i due colori, ma voi infilate un colore alla volta, un pochino alla volta, le portate verso la fine del filo, lo usate e andate avanti così. Colla vinilica, adesso ho scelto di mettere il bianco e facciamo il nostro primo giro. Perdete un attimo di tempo i primi giri a controllare di far venire fuori un cerchietto che sia circolare, un cerchio che sia circolare. Togliamo quello che non ci serve, attenzione che le perline siano tutte contro la sfera di polistirolo alla base, quindi qualcuno non rimanga sospesa un po' in aria e formino questo cerchietto. Tendenzialmente saranno anche attaccate le une alle altre, ma l'importante è che facciano il cerchio. Colla vinilica e io riutilizzo queste qui che avevo già su per fare il secondo giro, quindi vedete che sto facendo un po' di macelli con i fili perché ho infilato due colori, ho messo prima quello che ho infilato per ultimo, poi quello che ho infilato per primo, non c'è problema perché poi tagliando si ricomincia come se nulla fosse, vi faccio poi vedere. Quindi dedichiamo attenzione a fare
il nostro cerchietto, ogni giro poi fatelo asciugare un paio di minuti in modo che le perline una volta fissate non si spostino più. Adesso tagliamo tutta sta schifezza che ho fatto, la taglio via. Ora il filo di lavorazione principale mi è rimasto fuori, quindi continuo a utilizzarlo tranquillamente. Questi li attaccherò col colla vinilica sotto le altre perline e vado a nascondere. Questo vi serve anche per capire se finite il vostro filo della lavorazione, tagliate, incollate, poi aggiungete un altro filo incollato senza nodi direttamente lì alla base della perlina, 1 centimetro lo incollate e poi attaccate e infilarci dentro le perline senza bisogno di fare nodi. Allora, altra colla vinilica e facciamo il giro dopo che il cerchio superiore si è asciugato. Se vedete della colla non vi preoccupate perché poi una volta asciutta la colla vinilica non si vedrà più. Picchiettate, sistemate un po' bene affinché sia il più possibile circolare. Vedete come si usa l'infilaperle? Ci sono alcune perline che vengono meglio di altre, se ne infilano 3-4 anche alla volta. Quando bisogna infilare tante perline è utile. Vi metto il link anche di come farlo sotto in descrizione, c'è un video apposta. Continuiamo così fino ad arrivare fino a metà pallina. Se vi trovate a girare prima in senso orario, poi in senso antiorario, non c'è problema perché una volta che il giro che avete fatto prima è asciutto, potete girare da destra a sinistra a destra con il filo del nuovo giro, come se nulla fosse. A volte potete girare antiorario, altre orario, non ha importanza. Perché ho detto fino a metà? Perché poi vi conviene girare la pallina sotto sopra, così vi resterà, ogni giro vi resterà meglio attaccato anche al filo precedente, al giro precedente. Arrivati alla fine o continuate a chiudere a mo' di spirale il tutto e finisce lì, oppure ecco un'alternativa che adesso vi faccio vedere con una perlina olivetta dove faccio passare del filo di nylon 0,18, una perlina e poi rigiro indietro e rinfilo su per l'olivetta, tiro e vediamo che la perlina va a bloccare così automaticamente l'olivetta senza che si veda il filo. 3 nodi concentrici più 1 e un goccio di colla vinilica, scusate, di colla forte è importantissimo. Non tagliate nulla, il filo più lungo che avrete tenuto un 20 centimetri, infilate le perline che volete, le prime 3 infilate in fondo anche l'altro filo più corto col quale avete fatto il nodo, così fate altri 2 nodi, un goccio di colla forte a rafforzare la chiusura che abbiamo fatto e a questo punto possiamo sì tagliare il filo quello più corto. Le perline infilate le facciamo scorrere a nascondere il tutto. Facciamo della lunghezza che vogliamo, quanti ne vogliamo, dei colori che vogliamo, scegliete voi. Poi tutti i fili andranno inseriti in una perla più grossa e con uno spillo, vediamo la perlina, con uno spillo poi bloccheremo il tutto, vi farò vedere. Allora, inseriamo, ho fatti un po' grigi, un po' madreperlati, poi facciamo un nodo o anche 2 con tutti questi fili, il più possibile vicino alla perla grossa,
tenderà a nascondersi sotto la perla il nodo. Possiamo fare anche due, scegliamo come ci sembra più simpatica la cosa, anche perché si taglia e poi, per accenno a far velocemente, colla forte e subito spillo che da sotto passa attraverso la perlina grossa fino a risalire su tutto così. Perché da fare velocemente tagliamo quello che non ci serve? Perché la colla forte poi blocca il passaggio. Allora, qui sotto tagliamo il filo cucirino e lo incolliamo alla base. Mettiamo anche colla vinilica su tutta la base perché così non solo incastriamo l'ago, ma si incollerà anche la nostra perlina che è di plastica. Infiliamo una sola volta, perché se ci giochiamo troppo poi non resterà più lì l'ago, fino in fondo, ben dritto, schiacciamo e la colla farà il resto. Ecco fatto.